Madeira, it's my home, it's where I born, and I can't imagine to go away and not live here. È un'apparizione nel cuore dell'Oceano Atlantico, emerge sull'acqua e tra le nebbie come una leggenda. La costa più vicina è quella del Marocco, a 600 km da qui, eppure fa parte dell'Europa. Mi trovo sull'arcipelago portoghese di Madeira. Madeira ha una storia avventurosa. Fu scoperta prima dai Fenici, poi dai portoghesi. Persino Cristoforo Colombo transitò da qui. La sua natura selvaggia regala esperienze avventurose, dato che la sua primavera dura tutto l'anno. Le sue piantagioni, i suoi giardini sono sempre rigogliosi. L'isola di fatto è un giardino galleggiante con delle vette aguzze estremamente verticali sormontate da sentieri escursionistici come le Levada. Attorno a questo rapporto con la natura si è forgiata la cultura locale di Madeira, una terra che allena lo spirito di osservazione, utile a chi piace viaggiare per scoprire. L'acqua qui è abbondante tutto l'anno, il clima è sempre mite, di fatto è un'isola di luce e di acqua, il che è perfetto per le produzioni agricole. La sua frutta, soprattutto la frutta tropicale, è squisita. Lo sviluppo di Madeira era dovuto in passato alla canna da zucchero, oggi Madeira è conosciuta soprattutto per i suoi vini. È la capitale di Madeira, è il cuore pulsante dell'isola. A Funchal si mescolano insieme tradizione e modernità. Ci sono ancora edifici storici, strade acciottolate e chiese, e il suo edificio più rappresentativo è la cattedrale, un esempio pregevole dell'arte manuelina. Uno stile architettonico tipicamente portoghese, con elementi gotici e rinascimentali e inserti moreschi. È stata fondata nel 1421, il suo primo sviluppo lo si doveva al commercio della canna da zucchero che ha attratto qui mercanti da tutta Europa. È una città sempre viva grazie ai suoi bar, i ristoranti, le gallerie d'arte, i musei, la movida, ed è a Funchal che si concentra e dove soggiornano la maggior parte dei turisti. Di Funchal mi sta piacendo soprattutto il fatto che è particolarmente pittoresca grazie alle sue cromie bianche e nere. La pavimentazione mi ricorda quella di Lisbona con l'acciottolato bianco e nero. E poi soprattutto la sua atmosfera pacifica alla mattina presto, il suo verde, i suoi giardini, le sue decorazioni verde che la rendono così colorata. Questi sono i giardini municipali di Funchal che oltre ad ospitare piante di tutti i tipi, un giardino esotico che è la dimora di inquilini piuttosto colorati e pacifici. A Madeira tutto è estremamente verticale, dalle montagne alle pendenze dei quartieri. Questo non a caso si chiama monte. Madeira è praticamente un giardino sospeso sull'acqua e lo si capisce benissimo da qui, dal quartiere di Monte, dove c'è addirittura una via che connette l'acqua dell'Oceano Atlantico con questo giardino. There are many gardens in Madeira. Why are they always so beautiful? I think it's the weather. The weather helps to the plants maintain all this green and the flowers. Qua luce e acqua non mancano e così sono stati creati tanti giardini tropicali come questo, languido e lussureggiante. Il giardino tropicale di Monte Palace è uno dei più noti. Qui trovano dimora piante da tutto il mondo
e quindi è davvero un tripudio di colori. Have a tropical weather where the plants of the other places can grow up here very well. And the people from other places come to our garden, see plants from their countries. Because you have a better weather for their plants. Maybe. Non ci sono solo piante e alberi in questo giardino, ma ci sono anche sculture, ceramiche che rendono questo posto di fatto un museo a cielo aperto. So it's a relation with the art and the nature. And nature. And there's always a link between art and nature, in fact. Yes, it is. Why Oriental art is so important for your boss? Because there is an old histories that linked together Portugal and the Orient. Yes, the Portuguese were the first to arrival at Japan, and he loved history of the Portuguese in Japan and what they bring from Japan. All in these 166 plates, all the adventurous Portuguese had in Japan, what they bring from Japan and what they live in Japan. Ci sono anche pavoni e c'è una mamma pavone che ha 3 piccoli cuccioli e ha anche adottato una gallina, quindi di fatto adesso ha 3 baby. So you're from Madeira? I am. And you've been living here for your life? Just a few months I go abroad, but I return to Madeira. Why? I don't imagine myself live in another place. I miss all of Madeira. Here we have always something to do. Imbocco l'autostrada costiera che passa sotto la pista dell'aeroporto e raggiungo la punta orientale dell'isola. Qui il vento oceanico leviga aride scogliere di basalto. La geologia di Madeira ha origine nel fuoco. È un'isola disegnata da scogliere di basalto che si tuffano nell'oceano. Le sue montagne sono appuntite come guglie di cattedrali gotiche. E questo racconto ve lo sto facendo da uno dei sentieri di trekking più gettonati di Madeira, ovvero la punta più orientale dell'isola, la punta di San Lorenzo. Un paesaggio brullo e suggestivo. Un percorso di 9 km molto gettonato. Il sentiero è per buona parte pavimentato, questo permette un facile accesso anche ai meno pratici e questo però porta anche tantissima gente, quindi ci sono questi bellissimi viewpoint che però, essendo facilmente accessibili, sono spesso popolati. La carrellata di viste resta sensazionale e nelle giornate più calde si suda e un bagno nell'acqua blu è oltremodo rigenerativo. A me quest'acqua cristallina ispira un sacco, quindi mi sa che spezzo il trekking con un bagnetto. Quindi fate come me, portatevi un costume dietro perché ci sono una serie di calette che sono molto appetitose. La Ponta do Furado è all'incrocio di più venti che termina il percorso sulla Punta do Furado. Adesso uno dei miei momenti preferiti dei miei viaggi, soprattutto dopo una giornata di trekking, ovvero la cena, e sono venuto a cercare un ristorantino qua nella zona vecchia di Funchal. Per cena parto col botto, col piatto tipico di Madeira, il filetto di spada con banane e frutto della passione, entrambi dell'isola, una combinazione per palati avventurosi. È una sensazione davvero particolare, è difficile da descrivere perché sicuramente c'è la componente dolce che sorprende quando si mangia il pesce.
Un bambino canta divinamente e intrattiene i clienti dalle risate che si perdono nella notte con lo sciabordio dell'acqua sugli scogli. Domani assaporeremo il respiro della foresta tropicale. Nel frattempo, continua a viaggiare. Iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.